Qualche settimana fa ho pubblicato un video molto utile per esercitarsi con la particella ne in italiano e visto che è piaciuto molto, non posso fare a meno di pubblicare un video simile ma sulla particella C. Sì, dovevo farlo. Che cosa faremo? La struttura del video sarà la medesima. Ci saranno due esercizi. Cominceremo con un esercizio semplice. Ti mostrerò delle frasi che includono la particella C e insieme dovremo capire il significato di questo pronome. Che cosa sostituisce nella frase? Nel secondo esercizio, invece, vedrai delle frasi poco naturali e il nostro compito sarà di renderle più naturali usando proprio la particella C. Se vuoi ripassare gli usi di questa particella, così diabolica, ti consiglio questo video dove spiego proprio i suoi usi. È un video molto vecchio, ma comunque molto utile. A ripensarci dovrei rifarlo effettivamente. Ma intanto c'è questo. Prima di iniziare ti ricordo anche che se non lo hai ancora fatto puoi iscriverti al mio canale cliccando sul bottone iscriviti e sull'icona della campanella per non perdere neanche un video che pubblico qui. Ma cominciamo subito con il primo esercizio. In queste frasi dobbiamo capire che cosa sostituisce C. È l'esercizio più semplice, ecco. Prima frase. Mi sono appena trasferito a Parma e devo dire che mi ci trovo bene. Che cosa sostituisce C qui? Ti do 5 secondi per pensare. Significa a Parma. Potremmo dire mi sono appena trasferito a Parma e devo dire che mi trovo bene a Parma. Ma per non ripetere il luogo, inseriamo C prima del verbo principale. Siamo di fronte al C locativo che sostituisce un luogo. Seconda frase. Ti mancano i tuoi fratelli? Mi mancano. Ma no, non ci penso mai. Che cosa significa C in questo caso? In italiano diciamo pensare a qualcuno o a qualcosa. C significa ai miei fratelli. Non penso mai ai miei fratelli. Quindi C in questo caso significa a qualcuno o a qualcosa e si usa con quei verbi che richiedono la preposizione a, come pensare. Terza frase. Eccoli, eccoli, stanno arrivando, nascondiamoci così non ci vedono. Non ci vedono. Cosa significa? Non vedono noi. In questo caso è un pronome diretto. Noi. Non ci vedono. Prossima frase. Sto provando a chiamare Chiara, ma non ci riesco. La linea è sempre occupata. In italiano diciamo riuscire a fare qualcosa. Quindi C significa a chiamare Chiara. Non riesco a chiamare Chiara. Anche in questo caso abbiamo la preposizione a, seguita da un verbo, riuscire a chiamare qualcuno. Prossima frase. Abbiamo fatto richiesta per un nuovo appartamento in centro a Parma, ma l'agenzia immobiliare non ci ha dato notizie. Non ci ha dato notizie. Cosa significa C in questa frase?
L'agenzia immobiliare non ha dato notizie a noi, perché è dare qualcosa a qualcuno. Di nuovo abbiamo a più un pronome, un nome o un verbo. Altra frase. Contattiamo una nuova agenzia. Ci stai? Questo è ancora più difficile, eh? Qui abbiamo il verbo pronominale starci, che include già il pronome ci. Starci significa essere d'accordo a partecipare a un'iniziativa, quindi sì, accettare di partecipare a una proposta o a un'iniziativa. E in questo caso abbiamo quindi il pronome ci più il verbo stare coniugato nel tempo di riferimento, in questo caso è il presente. Tu ci stai? Ma anche per questo verbo ho fatto un video e lo trovi qui. Non spiego nel dettaglio gli usi della particella ci perché ti invito a vedere il video che è più dettagliato e non voglio rendere questo video troppo lungo. Quindi passiamo al secondo esercizio, dove vedrai delle frasi che sono poco naturali e dovremo riformularle e renderle più naturali usando ci. Per esempio, senti che brutta questa frase. Mi piace un sacco guardare il tennis in TV, ma non gioco mai a tennis perché non ne sono capace. Tennis, tennis? Come potremmo riformulare questa frase? Non gioco mai a tennis. Di nuovo abbiamo a qualcosa. Quindi mi piace un sacco guardare il tennis in TV, ma non ci gioco mai perché non ne sono capace. Qui ho messo anche la particella ne. Di nuovo, ci significa a tennis e lo mettiamo prima del verbo. Ovviamente ci sono dei casi in cui i pronomi seguono il verbo, ma ne parleremo in un altro video. Prossima frase, poco naturale. Non riusciamo a vedere la partita. Dopo dite a noi chi vince? Nessuno direbbe una cosa del genere in italiano. A noi, complemento indiretto. Non riusciamo a vedere la partita. Dopo ci dite chi vince? Passiamo direttamente alla terza frase. Ho trovato un appartamento di 200 metri quadrati, in centro, a un prezzo stracciato, bassissimo. Non riesco ancora a credere a questo. Non è proprio così innaturale questa frase, però formuleremmo la domanda in modo un po' diverso. Non riesco ancora a crederci. Ecco, questo è uno dei casi in cui il pronome si trova dopo il verbo, alla fine del verbo, perché è un verbo all'infinito. Riuscire a credere. Quindi non riesco a crederci. Ci significa a questo. Di nuovo la preposizione a, perché è riuscire a fare qualcosa. Ultima frase, prova a trasformare questa. Parliamo sempre del nuovo appartamento che la persona ha trovato in centro. E un amico potrebbe dire: ma Enzo lo sa? Spero che lo inviterai nel nuovo appartamento appena ti trasferirai nel nuovo appartamento. 10 secondi in questo caso. Ma Enzo lo sa? E spero che lo inviterai nel nuovo appartamento appena ti ci trasferirai. Qui abbiamo già un pronome.
in questo caso è un pronome riflessivo perché il verbo è trasferirsi. Appena ti trasferirai nel nuovo appartamento. Il pronome ci sostituisce nel nuovo appartamento e lo mettiamo dopo il pronome ti. Ti ci trasferirai. Come vedi, quando i pronomi sono seguiti dal ci locativo, la i rimane i, non è te ci, ma ti ci. Ecco, i pronomi combinati che includono il ci locativo sono piuttosto complessi, possono creare diversi problemi, perché la posizione del pronome ci può cambiare in base al pronome che lo accompagna. Per questo abbiamo creato una lezione super completa, dettagliata e chiara sui pronomi combinati che includono il locativo ci e lo abbiamo inserito nel nuovo corso A Tutto Italiano B2, che sarà pronto a breve. È un corso favoloso di cui siamo super orgogliosi. Se ti interessa iscriverti alla lista d'attesa per il lancio del corso A Tutto Italiano B2, puoi cliccare sul link che trovi nella descrizione qui sotto e riceverai prestissimo, prima di tutti, le informazioni su questo corso. Per il momento ti saluto e ti ringrazio tanto per la tua compagnia. Ci vediamo prestissimo!